Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di Camus, il direct drive da 15 Nm low cost prodotto dall'azienda Camus. Proprio nell'introduzione voglio parlarvi un attimo proprio dell'azienda cinese che ha introdotto questo nuovo prodotto nel mercato, perché è un'azienda già conosciuta nel suo paese perché è già attiva nei motori elettrici di supercar e proprio per la loro passione per la guida hanno deciso di creare tutta una loro line-up di prodotti per la simulazione. Infatti, oltre alla base sono già presenti nel loro shop pedaliere, cambio sequenziale, freno a mano, vari tipi di volante e stanno aumentando tutta la linea dei loro prodotti. Li ringrazio veramente di cuore per aver scelto il mio canale per far conoscere il loro prodotto in Italia e spero anche in Europa e nel mondo, visto i sottotitoli in cui lavoro tutte le volte per voi. Ma ragazzi, come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ragazzi, velocissimo disclaimer sulla recensione che vi sto per mostrare. Camus mi ha inviato questo prodotto per poterlo recensire, non ha influenzato minimamente quello che è il mio totale giudizio, ma poi naturalmente nella recensione sarà ancora più chiaro. Altra precisazione che voglio farvi è che l'acquisto del prodotto al momento viene fatto direttamente tramite l'azienda Camus e quindi sempre per il discorso garanzia è diversa da quella che sono al momento i 2 anni che vengono offerti per esempio in Italia. Sicuramente, e se non sbaglio forse ce n'è già uno anche in Europa di distributore, però sicuramente potrebbe esserci qualche sovrapprezzo rispetto al prezzo che potete prendere direttamente da Camus, anche perché avrete anche un mio piccolo codice sconto del 5% per poterlo acquistare. Anche per il discorso assistenza voglio fare una precisazione, soprattutto perché è un'azienda nuova in questo mercato. Io ho avuto un piccolo problema con il volante, ma nulla di particolare. Si sono attivati subito per supportarmi nella cosa e quindi naturalmente per mia esperienza personale sinceramente non ho trovato nessun tipo di problema. Ma ragazzi, iniziamo la review. Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto siamo qui oggi per parlare di Camus, una nuova azienda cinese che produce una sua line-up di prodotti per la simulazione. Faccio subito una precisazione in questo video. Ho visto anche altre recensioni parlare di questo prodotto e proprio per questo già è stato spiegato anche negli ultimi video che sono stati fatti pesanti aggiornamenti nel corso del tempo dalle prime uscite a quelli che sono gli ultimi prodotti, sia sotto il punto di vista proprio del motore, quindi proprio del cuore di questo prodotto, e sia anche in parte sull'elettronica. Ma ragazzi, credo sia arrivato il momento di entrare un po' più nello specifico. Parliamo del packaging curato da parte di Camus. Hanno creato per tutti i loro prodotti una confezione molto carina con colori che hanno un ottimo appeal e all'interno c'è tutto polistirolo sagomato per tenere ben protetto il motore, ma anche io ho ricevuto il volante e la base plate per poterlo utilizzare, tutti naturalmente ben confezionati. Voglio iniziare subito dal volante che ho ricevuto. Vi verrà fornito una base plate in cui poi a casa dovrete montare la parte del quick release e la parte del volante, ma ragazzi ci sono 6 viti frontali che passano attraverso la base plate e si vanno ad attaccare direttamente sul quick release dietro. Niente di difficoltoso, si monta veramente in 5 minuti. Arriviamo a capire quelli che sono i materiali che ha utilizzato Camus per la realizzazione di questo volante. Naturalmente nel suo shop, andateveli a vedere, ci sono anche altri modelli. In questo caso mi è stato mandato il volante in pelle. Il diametro dello stesso misura 32 cm e mezzo, molto adatto alla guida magari di alcune auto GT, naturalmente anche molto adatto per la guida con il cambiatacca con auto con la frizione. Il tipo di impugnatura, il tipo di pelle utilizzata è molto piacevole, in linea con quelli che sono anche
altri competitor che utilizzano questo genere di volanti, la base, l'anima del volante ha uno spessore di 4 mm e mezzo. Faccio questa precisazione perché vi dico subito che è molto robusto, in linea anche con volanti più costosi che ho utilizzato, per esempio dell'OMP. Effettivamente ha un'ottima rigidità torsionale. Nella parte alta del volante è cucito questo inserto molto carino, molto racing, presente appunto nelle auto da corsa, da competizione, auto rally, auto da corsa, che riprende la parte delle cuciture interne, anche queste tutte di colore rosso. La percezione che si ha al tatto al volante è molto piacevole. La gomma utilizzata all'interno potrei dire che è semi morbida, perché si riesce lievemente, premendo con forza, a comprimerla, e quindi vi dà proprio il senso di un ottimo grip, sia che lo utilizziate con i guanti e sia senza. Arriviamo alla bottom plate. Nella parte frontale abbiamo una piastra di carbonio in cui sono alloggiati 4 pulsanti premibili, e vi faccio vedere subito il loro feedback. Non hanno un feedback particolarmente deciso e personalmente anche la linea estetica non mi fa impazzire, perché ricorda dei pulsanti magari non di altissima qualità, anche se non sono gli stessi, perché questi per esempio sono retroilluminati. Ma personalmente niente di particolare, probabilmente anche già con una cover esterna avrebbe avuto un appeal estetico secondo me un pochino più forte. Nella parte sotto abbiamo uno switch a 3 posizioni, la parte centrale e la parte neutra, e queste sono le altre 2 posizioni. Da quest'altra parte invece abbiamo uno switch che, come vedete, ritorna nella parte centrale, sempre assegnabile alle varie opzioni che potete avere nei vostri simulatori. Sempre nella parte sotto abbiamo 2 rotary premibili. Anche in questo caso il tipo di click che hanno nella rotazione, cercherò di farvelo vedere nel dettaglio, è molto leggero. Vedete, non hanno un click particolarmente deciso. Non so come mai abbiano scelto questo genere di rotary, e in realtà anche il tipo di cappuccio sono cappucci che si trovano anche in commercio abbastanza facilmente. Diciamo, non danno un appeal particolarmente curato a livello estetico. Funzionano molto bene perché poi non sbagliano una girata, però anche l'appeal estetico molto spesso nei volanti ha il suo peso, anche se qui parliamo di prodotti che hanno un costo veramente basso, soprattutto se presi in bundle con la base, perché praticamente vi viene a costare intorno ai 200 euro questo volante, e per un volante comunque che ha questo genere di fattezze è un prezzo per me veramente assurdo. Comunque arriviamo anche alla back cover, che è appunto tutta in alluminio CNC ricavata dal pieno, sempre che dà questo ottimo senso di qualità, comunque di prodotto premium. Ecco perché un po' ci rimango, perché nella parte frontale avrei fatto delle scelte diverse, proprio per dargli con pochissimo un appeal molto più forte. La parte del cambio, abbiamo un cambio anche in questo caso totalmente in alluminio al CNC, molto compatto, con la parte della paletta in carbonio. Nella parte laterale non rimane tagliente, ma non è particolarmente sagomato, comunque piacevole e non dà per niente fastidio al tatto. Non ci sono giochi nel movimento, ma devo dirvi, per mio gusto personale, risultano un pochino morbide alla pressione, anche se in questo caso, come vedete, vi viene fornita una seconda calamita. L'utilizzo o meno cambia veramente di poco quello che è il feedback finale della cambiata. Anche in questo caso avrei scelto di utilizzare delle calamite di base più forti. Ho preparato dei video in cui vi farò vedere anche la parte interna del cambio. Credo che questa poca forza attrattiva sia dovuta soprattutto alla parte della calamita interna, che ha un diametro leggermente inferiore a quella esterna. Il tipo di funzionamento è con un sensore di Hall, non ci sono micro switch, quindi rotture sono totalmente da escludere, non è possibile anche di rovinare o inficiare nella cambiata, visto che non c'è contatto e usura di nulla. Però personalmente avrei preferito una sensazione un pochino più decisa. La corsa è ottima perché è molto breve, naturalmente come vi ho detto non ci saranno problemi nelle cambiate, però il feeling un pochino avrei preferito qualcosa di più. Naturalmente
mi sento ancora di sottolineare il prezzo compreso nel bundle di 200 euro. Ragazzi, ci sono prodotti che costano molto di più e che comunque non sono fatti con i materiali come è fatto questo volante, quindi comunque bisogna sempre rapportare la spesa a quello che è il prodotto finale. Ma naturalmente in questo caso, se uno volesse spendere di più, non ci sono problemi, può comprare soltanto la parte del quick release e montare qualsiasi volante in commercio. Arriviamo adesso alla parte del quick release. È un quick release di derivazione automobilistica. In questo caso come funziona, ma vi manderò dei video specifici per farvi vedere il funzionamento. Come vedete qui sopra c'è una sorta di perno che va premuto. Una volta premuto potrete tirare completamente dietro la parte dell'aggancio che rimarrà bloccata. Andrete poi ad inserirlo nella base, si sgancerà e prenderà totalmente contatto con quello che è il quick release lato base. In questo caso c'è bisogno sempre di un piccolo aggiustamento tenendo la parte del quick release lato base per centrare il punto preciso in cui lo sgancio effettuerà il contatto completo del volante con la base. Il funzionamento elettronico di questo volante è wireless e nella parte interna del quick release, come ormai siamo stati abituati anche da altri prodotti che troviamo nel mercato, ci sono dei pin che forniscono l'alimentazione al volante, ma la connettività è completamente wireless. Per quanto riguarda la bontà nelle tolleranze del quick release, nel mio caso ragazzi devo dire, anche in questo caso questo tipo di quick release non ha portato nessun tipo di gioco, ma neanche il più piccolo. Quindi personalmente promuovo completamente questo genere di sistema, se non fosse il fatto di dover fare un piccolo primo aggiustamento nella fase di inserimento, ma niente di particolarmente complicato. Penso comunque, per quanto riguarda il volante, di avervi detto tutto. Passiamo alla base. Anche in questo caso il packaging è ben curato e il prodotto è inserito e protetto molto bene all'interno, e proprio all'interno andremo a trovare la serie di viti per poterlo montare, il cavo USB per connetterlo al PC, lato base con un cavo di tipo stampante e dall'altro capo USB di tipo 2. Poi un generoso alimentatore, ma ve lo faccio vedere le specifiche da vicino. È un alimentatore molto ingombrante perché parliamo 25 cm di altezza per 10 cm di larghezza con uno spessore di 5 cm e mezzo, quindi un bel alimentatore. È un alimentatore da 36 volts che esprime 480 watt e quasi 14 ampere di potenza, naturalmente quelli che servono ad alimentare la loro base. In questo caso faccio notare questa piccola feritoia che contiene una piccolissima ventola per raffreddare probabilmente gli stati di alimentazione dell'alimentatore, ma in accensione praticamente nemmeno si sente, è veramente molto piccola e silenziosa, quindi niente di particolare. E naturalmente nella parte sopra il LED di accensione che vi farà capire se avete o meno connesso correttamente l'alimentatore alla vostra ciabatta di casa. Arriviamo ragazzi adesso al cuore di questa recensione, la base. E proprio prima di dirvi qualsiasi cosa, ragazzi, è la cosa che faccio tutte le volte che ricevo una base Direct Drive, e in questo caso sono rimasto veramente stupito. È uno tra i servi più fluidi che io ho mai provato. Ragazzi, tranquillamente paragonabile anche alla serie Syncube, parlando di magneti e tipo di fluidità che ha da spento, ma ragazzi vi anticipo già anche da acceso. Comunque, penso che dobbiamo iniziare con calma, mettiamoci seduti e andiamo ad analizzare gli aspetti di questo Direct Drive low cost. Partiamo dalla parte esterna. Ha un involucro tutto in alluminio molto simile, mi ricorda quello del SIMAGIC M10. Nelle parti alti sono serigrafate le scritte Cammus, carine, molto piacevoli al tatto. L'involucro funziona sia da dissipatore per quanto riguarda il motore, e in questo caso in queste feritoie laterali è possibile inserire degli inserti per montarli sulle postazioni in profilati. Nell'unità che mi è stata mandata non sono presenti questi inserti e non erano presenti nemmeno le staffe laterali, quindi controllate sul sito, a secondo del tipo di montaggio che vorrete effettuare con la vostra base, di comprare anche nel caso le staffe corrette. Altrimenti ci sono sotto queste 4 fori e potete montarlo direttamente sulle vostre basi.
Per darvi già un'idea, le distanze tra foro e foro, in questo caso parliamo di 95 mm e da questo foro a questo foro parliamo di 90 mm. Così avete già un'idea di quelle che sono le distanze e se dovrete o meno fare dei buchi del vostro piano di base. Le dimensioni che ha questa base sono molto importanti. Parliamo di una lunghezza di 230 mm, una larghezza massima nella parte bassa di 190 mm e un'altezza di 140 mm. Così avrete anche un pochino l'idea di quello che è l'ingombro totale di questo prodotto. Naturalmente poi va aggiunto la parte del mozzo, ma quella ragazzi è normale. Inizierei con la parte frontale, che è quella che in realtà anche nelle recensioni che mi è capitato di vedere mi ha lasciato un pochino più colpito. È una piastra totalmente in alluminio su cui sono già alloggiati dei pulsanti praticamente identici a quelli del volante, premibili e anche in questo caso illuminati, che vanno a dare ulteriori possibilità di settaggi senza utilizzare button box esterne. È un'idea molto carina che magari potrebbe essere sfruttabile anche da altri produttori. Anche in questo caso il genere di pulsanti e rotoli utilizzati è lo stesso. Avrei scelto delle cover cap un pochino diverse, sempre per dare quell'appeal maggiore a questo prodotto. Anche in questo caso, oltre ai pulsanti, ci sono dei rotari, ci sono sempre delle levette a 3 posizioni e degli interruttori on-off che comunque possono far piacere ed essere utili a qualsiasi sim racer senza spendere €1 di più. Troviamo poi questo mozzo. Ve lo faccio vedere un attimino in dettaglio. Sempre dove è collegato il quick release lato base e ci sono le piastre che andranno a connettersi con i pin del volante per fornire energia allo stesso. Personalmente non ho nulla da dire sul genere di connessione perché effettivamente avviene in maniera molto semplice e soprattutto la cosa che fondamentalmente a noi ci interessa di più, ha la massima solidità. Sempre nella parte frontale abbiamo il pulsante per poterlo accendere e spegnere. Per l'accensione basta una leggera pressione, per lo spegnimento va tenuto premuto per circa 3 secondi e questo funzionerà anche da LED di accensione perché si illuminerà una volta acceso. Nella parte retro abbiamo tutta una serie di connessioni perché proprio per l'ecosistema che utilizza Camus è possibile connettere tutte le sue periferiche direttamente alla base, che sia il cambio sequenziale, che sia la pedaliera e magari altri tipi di periferiche che faranno uscire nel loro shop. Sempre nella parte dietro abbiamo il connettore per l'alimentazione, per connettere l'alimentatore, da quest'altra parte il connettore USB per connetterlo al PC e come vedete sempre nella parte dietro è possibile anche acquistare separatamente un stop esterno per togliere alimentazione totalmente al motore. Immagino qualcuno di voi mentre stavo parlando si stava chiedendo già che cos'è questa feritoia qui dietro. È una feritoia per raffreddare il processore della scheda. Esatto, e proprio di questo adesso voglio andarvi a parlare. Innanzitutto perché il tipo di costruzione è totalmente diversa da quella a cui sono stato sempre abituato. Camus lavora con un suo processore specifico per questo genere di utilizzo che probabilmente scalda un po' di più di quelli che sono di solito utilizzati, motivo per cui ha deciso di montare una ventola che convoglia aria proprio per andare a raffreddare la CPU. In realtà, come potete vedere dalle immagini che vi sto mandando, anche nella parte degli stati MOSFET è stato messo un grosso blocco per andare a dissipare, per mettere poi anche in contatto con la parte dietro per andare a raffreddare i MOSFET, che sono uno dei componenti che più scalda in questo caso. Non avevo mai visto questo genere di scelta. Mi è capitato, come vi dicevo, di vedere in alcune recensioni che nei primi modelli o in qualche modello le tolleranze in fase di montaggio avevano portato a non un completo contatto dei MOSFET con il dissipatore che portava a scaldare moltissimo e provocava dei problemi. Nel mio caso, ragazzi, io devo parlare del prodotto che mi è stato mandato. Il tipo di contatto che c'era tra i MOSFET e il dissipatore e la parte del coperchio dietro era totalmente perfetta, quindi tutti toccavano sugli altri, naturalmente divisi da uno strato di pasta termica che aiuta ancora di più il contatto per i vari stati di dissipazione. Personalmente non ho avuto nessun tipo di problema, visto che è una notizia che avevo appreso. Volevo comunque farvelo sapere, ma nel mio caso, ragazzi, nessun genere di problema neanche nell'utilizzo. Anche per quanto riguarda lo scarico di tensione all'interno del motore, niente di nuovo rispetto anche alla maggior parte dei prodotti che ho portato in questo canale. Per quanto riguarda il motore, anche in questo caso nulla di nuovo, un motore
servo, però con la sorprendente coppia di 15 Nm. Arrivando poi anche a una delle parti più importanti, a mio avviso, che fanno un motore direct drive, l'encoder. Anche in questo caso, come la maggior parte di tutti i suoi competitor, Cammos utilizza un sensore di Hall, un sensore che offre poco più di 64.000 punti lettura. Come dico sempre, a mio avviso ne preferirei di più per godere di più di una fluidità di filtri, di godere di più di una sensazione più dettagliata del feedback, ma anche in questo caso è stato fatto questo genere di scelta. In realtà ancora ad oggi gli unici motori che utilizzano encoder molto più evoluti dal milione ai 4 milioni è ancora SYNCUBE 2, SYNCUBE 1 e il VRS. Però in questo caso, ancora sto parlando d'elettronica, ma mi sento di fare questa precisazione, il tipo di feedback che offre non credo tanto il sensore di Hall, ma quanto lo studio della scheda che ha fatto Cammos è stato veramente di alto livello rispetto a molti suoi concorrenti che costano di più, e questo mi ha lasciato un attimino senza parole. Ma naturalmente per analizzare questa parte ve ne parlo dopo che vi ho spiegato anche il suo software e ho fatto un video per voi. Eccoci finalmente all'interno della Cammos PC App. Qui potete vedere tutte le periferiche Cammos che avete collegato al vostro PC, in questo caso la base GT1 e il volante GT1. Naturalmente a seconda del volante che monterete verrà rilevata anche l'immagine del volante stesso. In questa prima pagina è possibile scegliere e far partire direttamente il vostro gioco preferito, ma è un'opzione che abbiamo già trovato anche in altri software. Arriviamo subito alla seconda schermata, che è quella più importante, quella che va a modificare tutti i parametri del volante. Ragazzi, le regolazioni sono molto semplici, ve le vado a descrivere brevemente, ma vi invito come sempre ad andare a fare ognuno di voi le vostre prove. Il primo parametro che andiamo a trovare è Steering Wheel Angle e naturalmente questo è l'angolo massimo di sterzata che dovrà avere la vostra base. Ci sono dei parametri sotto già preimpostati che potrete scegliere, o potrete tramite lo slider andare a modificare in maniera ancora più precisa quello che è l'angolo di sterzata che vorrete nel vostro gioco. Qui in alto a destra abbiamo il pulsante per andare a centrare il volante, vi faccio vedere come funziona. Lo posizionate nella posizione centrale e premete OK per selezionare il punto preciso. Nello slider sotto abbiamo Power, la massima potenza che vorrete far esprimere alla base. In questo caso, ragazzi, vi consiglio il 100%. Nello slider sotto Effect Ratio è una sorta di gestione della forza della base in relazione alle forze espresse all'interno del gioco. In questo caso il valore 100 è un valore neutro. Io in realtà, come vedete, nel mio settings l'ho abbassato un pochino perché va ad abbassare quelle che sono le forze che la base esprime nelle curve, e quindi per i miei gusti sono andato un pochino a fare delle regolazioni di fino. Il valore che ho trovato più coerente alla mia guida è stato questo. Subito sotto troviamo i 3 filtri che hanno tutte le basi, in questo caso si chiamano Natural Damper, Natural Friction e Natural Inertia. Questi 3 parametri vanno subito a dare a livello meccanico al motore una sorta di base di sensazione. Sono tutti parametri che vanno tendenzialmente un pochino a frenare quella libertà che il mozzo ha. A me piace averlo leggermente più frenato nella parte centrale perché lo trovo un pochino più coerente con quello che è dei parametri che rispecchino un pochino più la realtà. Le regolazioni disponibili sono varie. Io vi consiglio di iniziare con valori un pochino più bassi per andare ad alzarli e trovare voi la consistenza che più vi piace. L'ultimo parametro è l'Yield Spring ed è una sorta di ritorno al centro simulando una molla. Io questo su tutti i volanti che siano direct drive o a cinghia consiglio sempre di tenerlo a 0. Sempre in questa schermata, in alto a destra avrete la possibilità di salvare tutti i vostri settings e richiamarli in qualsiasi momento. Arriviamo adesso alla seconda schermata ed è quella che vi permette di fare un test e di controllare che tutto funzioni nel modo corretto. Sarete in grado di controllare se avete ben regolato l'angolo di sterzo tramite il pulsante Wheel Center Calibration, riandare a calibrare il centro. Naturalmente, nel caso abbiate collegato i pedali o il freno a mano, potrete andare a modificare anche le regolazioni di quei componenti. Ultima schermata, Update, è quella che vi consente innanzitutto di vedere che firmware è installato nella vostra base e nel vostro volante. In più, premendo Open Firmware Update Assistant,
potrete andare ad aggiornare in maniera molto semplice i firmware di volante, base, pedaliera o freno a mano se li avete acquistati. Molto carino anche in questo caso che già il software va a fare una ricerca sugli ultimi firmware che sono disponibili e vi li farà scaricare in maniera automatica. C'è in più in alto a destra la possibilità di andare a decidere se vorrete scaricare anche i nuovi firmware beta o anche di installare in maniera manuale un firmware che avete scaricato dal sito ufficiale Cammus. Ragazzi, pochi parametri molto focalizzati su quelli che sono le sensazioni che vorrete dare alla vostra base. Penso per quanto riguarda il loro software avervi detto tutto, torniamo a noi. Ragazzi, bentornati. Come avete visto, un software molto semplice. Non offre particolari regolazioni, ma personalmente con quelle che sono le mie normali regolazioni che utilizzavo anche sul mio SyncCube 2, quelle più basiche, perché poi il SyncCube 2 ha molte più regolazioni rispetto a questo, però ho trovato subito una quadra sulla guida e questo, ragazzi, mi ha stupito perché non sono abituato in realtà a trovarmi subito a mio agio, perché devo sempre un pochino entrare un po' più nel profondo di quelli che sono i settaggi dei vari motori. E in più la cosa che mi ha stupito è il controllo del servo. Ragazzi, personalmente di alto livello, questo si può evincere anche dal tipo di settaggi che ho fatto per quanto riguarda il damping, il friction e l'inerzia, tenuti molto bassi in questo caso, proprio perché ho trovato un ottimo controllo in fase di guida del motore che utilizza Cammus, e questo naturalmente tenere più bassi questi filtri dà la possibilità di utilizzare un motore più sciolto nei movimenti e di godere anche di quelli che sono i micro dettagli che questo genere di tecnologia offre. Ma ragazzi, siamo arrivati al momento del test e anche in questo caso ho fatto un video per voi. Arriviamo alle conclusioni finali. La forza totale che sprigiona tra le mani questa base è veramente molta. Naturalmente io di solito sono abituato a utilizzare forze anche maggiori rispetto a questa, ho utilizzato questa base al 100%, ma la corposità di tutti gli effetti è stata veramente di alto livello. E parlando proprio di guida al volante, mi sono trovato molto bene con tutti i simulatori. La parte di controllo in tutte le occasioni è stata sempre veramente di altissimo livello e anche i micro dettagli sempre piacevoli tra le mani. Questo in linea con quello che è comunque la tecnologia Direct Drive. Ma la cosa sorprendente è stata per me la facilità di trovare subito un settaggio che mi permettesse di giocare e apprezzare, come magari sono abituato sempre, tutti i miei simulatori. Voglio fare però una parentesi al momento per quanto riguarda i giochi Codemaster, che ho scoperto hanno un problema all'inizio per il rilevamento del gioco. Metterò un link in descrizione di un altro canale, OC Corner, adesso non ricordo esattamente il nome, in cui spiega un piccolo fix per poter utilizzare questa base anche con tutti i giochi Codemaster con cui magari potreste avere inizialmente un problema. Innanzitutto ringrazio Cammus di avermi dato la possibilità di recensire questi suoi prodotti e naturalmente ne verranno degli altri di cui andremo a parlare. Vi dico già che sarei curioso da parte vostra sapere cosa, in base a quella che sono state le mie parole e la mia recensione, avete capito, vi può aver interessato o magari siete curiosi di approfondire ancora di più quelle che sono le caratteristiche di questo motore. Ma vi dico un attimino quello che è il mio pensiero generale su questo prodotto, che mi trova un pochino spaccato, perché da una parte a livello estetico, che fondamentalmente non è in realtà una componente che dovrebbe avere un grosso valore nell'utilizzo, però devo fare anche un giudizio di quello che è l'occhio. Come si dice a Roma, darei un mozzico in testa
ai ragazzi di Camus per alcune scelte a livello estetico. Sarebbe bastato poco di più per avere un appeal secondo me maggiore. Naturalmente anche il fattore estetico è molto personale. Poche piccole modifiche estetiche che potrebbero rendere ancora più belle e più piacevole sia la parte del volante sia la parte della base. Sempre parlando della parte della base, anche in quel caso nel design tecnico delle palette, sempre un altro consiglio che do è aumentare il diametro delle calamite utilizzate per dare un feedback un pochino più deciso, perché ormai anche noi di questo mondo siamo abituati nella maggior parte dei casi a avere nell'utilizzo di cambi magnetici un effetto un pochino maggiore. E poi ragazzi, l'altro lato, la parte del feedback, naturalmente io rimango sempre innamorato del mio SyncCube 2, ma naturalmente costa più del doppio di questa base, che nel loro shop viene $629. In euro parliamo di intorno ai 600 euro. Ma naturalmente adesso entriamo nella parte fuori di testa, perché se la prendete in bundle con il volante, come nel mio caso, viene $698. Cioè, ragazzi, praticamente intorno ai 650 euro, da aggiungere i 200 euro di spedizione, quindi 850 euro, per avere una base volante da un feedback, a mio avviso, di altissimo livello. Ragazzi, non mi metto a fare particolari paragoni, ma è una base di altissimo livello. Pochi fronzoli, pochi slider da muovere, ma perché comunque in questo caso la parte proprio di controllo, ragazzi, è eccellente. Naturalmente andate a vedere sempre nel loro sito i bundle, anche compresa la pedaliera. Io di quella purtroppo ancora non ne ho avuto un sample per poterne recensire, però naturalmente unendo tutto l'ecosistema i prezzi si fanno ancora più interessanti. In più naturalmente metterò un link per poterlo acquistare con un codice sconto del 5%, quindi i costi ancora si abbassano. Tutto questo per avere una base direct drive da 15 Nm, che in realtà va a scontrarsi con il Moza R16, con l'Alpha di SynMagic ad un prezzo molto concorrenziale e con un feedback molto raffinato. Comunque queste poi ognuno sono decisioni personali che ognuno di noi deve fare. Io spero che la review vi sia piaciuta, ringrazio ancora Camus per avermi dato questa possibilità di recensire il suo prodotto. Ragazzi, vi ricordo sempre MDS Simparsa, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel mi piace anche lì per supportarmi. Anche il mio gruppo Facebook Direct Drive Italia, se siete appassionati di questo mondo iscrivetevi e ci vediamo alla prossima review. Ciao ciao!